Alessandro Magno aveva conquistato un impero che si estendeva dalla Grecia fino all'India, ma quando morì, nel 323 a.C., la Macedonia non scomparve. Anzi, per quasi 2 secoli, la sua patria continuò a essere governata dai discendenti di uno degli uomini che avevano combattuto per il controllo dell'eredità di Alessandro, gli Antigonidi, e saranno proprio loro a trovarsi davanti all'ultima grande domanda dell'età ellenistica. Può la Macedonia sopravvivere all'ascesa di Roma? Perché la storia degli Antigonidi non è soltanto la storia dell'ultimo grande regno macedone, è la storia di come la patria di Alessandro Magno fu uno dei primi territori ellenistici a finire sotto il dominio romano. Tutto questo in un nuovo video su Polis. Quando Alessandro Magno morì a Babilonia nel 323 a.C., lasciò dietro di sé uno degli imperi più vasti che il mondo antico avesse mai conosciuto. Ma c'era un problema. Alessandro non aveva lasciato un erede adulto capace di governarlo. I suoi generali, i Diadochi, iniziarono così a contendersi il controllo dell'impero. E tra tutti i territori che dovevano essere spartiti, ce n'era uno che aveva un'importanza particolare: la Macedonia. Non era semplicemente una provincia. Era la patria della dinastia degli Argeadi. Era il territorio dal quale erano partiti Filippo II e Alessandro. E controllare la Macedonia significava in qualche modo possedere il diritto di presentarsi come il vero erede della tradizione macedone. Nei decenni successivi alla morte di Alessandro, la Macedonia diventò quindi uno dei principali teatri delle guerre tra i Diadochi: Antipatro, Cassandro, Demetrio Poliorcete, Lisimaco, Pirro. Tutti cercarono in momenti diversi di conquistare o mantenere il controllo del regno, ma la situazione era estremamente instabile. La Macedonia passava da un sovrano all'altro mentre i grandi generali dell'ex impero di Alessandro combattevano per costruire i propri regni. Tra i protagonisti di questa fase troviamo Demetrio Poliorcete, figlio di Antigono Monoftalmo. Il suo soprannome significa letteralmente l'assediatore di città, e non era casuale. Demetrio era uno dei comandanti più brillanti della sua generazione e per un periodo riuscì persino a conquistare la Macedonia, ma la sua dinastia avrebbe dovuto aspettare ancora, perché all'inizio del III secolo a.C. la Macedonia era ancora troppo instabile per poter parlare di un vero e proprio regno antigonide consolidato. La svolta arrivò nel 301 a.C. In Asia Minore si combatté la battaglia di Ipso. Da una parte c'erano Antigono Monoftalmo e suo figlio Demetrio. Dall'altra, una coalizione formata da Cassandro, Lisimaco, Seleuco e Tolomeo. Antigono venne sconfitto e ucciso. Il suo sogno di ricostruire l'impero di Alessandro era definitivamente fallito. Ma la sua famiglia non era ancora uscita dalla storia. Demetrio continuò infatti la propria lotta, e dopo anni di guerre e cambiamenti dinastici, fu suo figlio, Antigono II Gonata, a riuscire finalmente nell'impresa. Nel 277 a.C., dopo la vittoria contro i Galati nella battaglia di Lisimachia, Antigono consolidò il proprio controllo sulla Macedonia. Era nata, di fatto, la dinastia degli Antigonidi. E qui c'è una cosa importante da capire. Gli Antigonidi non governavano un impero paragonabile a quello dei Seleucidi. Non controllavano l'Egitto, non dominavano la Siria. Non avevano territori che si estendevano fino all'India. Governavano un regno molto più piccolo, ma possedeva qualcosa che nessun altro regno successore poteva davvero rivendicare: la Macedonia, la terra di Filippo II, la terra di Alessandro, la culla dell'espansione macedone che aveva trasformato il Mediterraneo e l'Oriente. E proprio per questo gli Antigonidi avevano un problema enorme. La Macedonia era relativamente piccola, ma per mantenere la propria posizione doveva controllare o almeno influenzare la Grecia, e i greci non avevano alcuna intenzione di accettare facilmente un nuovo egemone macedone. Atene, Sparta, le città della Lega Etolica, la Lega Achea, tutte cercavano di difendere la propria autonomia, e mentre gli Antigonidi cercavano di mantenere l'egemonia sulla Grecia, un'altra potenza stava iniziando a guardare verso Oriente: Roma. All'inizio del III secolo a.C., Roma era ancora concentrata soprattutto sull'Italia, ma dopo aver sconfitto Cartagine nella prima guerra punica e aver consolidato il proprio controllo sulla penisola italiana, iniziò a entrare sempre più direttamente negli affari del Mediterraneo orientale, e questo avrebbe cambiato completamente il destino della Macedonia.
perché gli Antigonidi erano appena riusciti a ricostruire il regno, ma presto avrebbero dovuto affrontare una potenza completamente nuova, una potenza che non voleva solo commerciare con il mondo ellenistico, voleva dominarlo direttamente. Quando Antigono II Gonata consolidò il proprio potere sulla Macedonia, il problema principale non era soltanto conquistare il regno, era riuscire a mantenerlo, perché la Macedonia poteva essere il cuore politico del mondo ellenistico occidentale, ma attorno ad essa esisteva una Grecia frammentata in decine di città e comunità, ognuna gelosa della propria autonomia, e soprattutto molte di queste città ricordavano perfettamente cosa significasse essere governate dai Macedoni. Atene era ancora un centro culturale di enorme prestigio, ma politicamente era molto più debole rispetto all'epoca delle guerre persiane o della Lega Delio-Attica. Antigono II riuscì comunque a mantenere una forte influenza sulle città e soprattutto a utilizzare alcune posizioni strategiche in Grecia per controllare le principali vie di comunicazione. Ma il dominio macedone non era mai completamente stabile. Ogni volta che la Macedonia sembrava troppo potente, altre forze greche cercavano di costruire un'alleanza per contrastarla. Tra i principali avversari degli Antigonidi emerse la Lega Etolica. Non era un regno centralizzato come quello dei Seleucidi o dei Tolomei. Era una federazione di comunità greche che aveva sviluppato una notevole forza militare e politica. Gli Etoli erano particolarmente attivi nella Grecia centrale e rappresentavano un ostacolo permanente all'espansione macedone. E dall'altra parte della Grecia stava crescendo un'altra potenza federale, la Lega Achea. La Lega Achea riuniva diverse città del Peloponneso e nel corso del III secolo a.C. sarebbe diventata uno degli strumenti principali attraverso cui le città greche cercarono di sottrarsi all'influenza macedone. Il problema degli Antigonidi era quindi evidente. Per mantenere la propria posizione dovevano intervenire continuamente negli affari delle città greche, ma ogni intervento generava nuovi nemici e ogni nuovo nemico rendeva necessario un altro intervento. Era un equilibrio estremamente fragile. Ed è qui che capiamo una grande debolezza della Macedonia Antigonide. Non poteva permettersi di abbandonare la Grecia. Se si fosse ritirata completamente, le diverse leghe greche avrebbero avuto l'occasione per espandersi. Se avesse continuato a controllarle, avrebbe alimentato nuove rivolte. Gli Antigonidi dovevano quindi mantenere una sorta di egemonia indiretta, una presenza militare sufficiente a impedire che qualcuno diventasse troppo potente, ma non così pesante da provocare una ribellione generale. E per quasi un secolo questo sistema funzionò. Dopo la morte di Antigono II, il regno attraversò nuovamente momenti difficili. Il successore, Demetrio II, dovette affrontare contemporaneamente la pressione delle leghe greche e le minacce provenienti dai popoli dei Balcani. La Macedonia rischiava di perdere la propria posizione, ma ancora una volta gli Antigonidi riuscirono a reagire. La figura decisiva fu Antigono III Dosone. Antigono III riuscì a ricostruire la potenza macedone e nel 224 a.C. intervenne nel Peloponneso su richiesta della Lega Achea contro Sparta, guidata dal re Cleomene III. Lo scontro culminò nella battaglia di Sellasia nel 222 a.C. L'esercito macedone e i suoi alleati sconfissero gli Spartani. Antigono aveva dimostrato che la Macedonia era ancora una grande potenza militare, ma c'era un elemento che rendeva questa vittoria particolarmente interessante. La Macedonia non stava combattendo soltanto per conquistare nuovi territori, stava cercando di mantenere un equilibrio politico nel mondo greco. E proprio mentre Antigono stava cercando di ricostruire questo equilibrio, a occidente Roma stava diventando sempre più potente. Nel 221 a.C. Antigono III morì. Sul trono salì un giovane sovrano, Filippo V di Macedonia. Aveva poco più di 20 anni e si trovò a governare un regno che sembrava finalmente aver recuperato parte della propria potenza. Ma Filippo sarebbe diventato il sovrano Antigonide che avrebbe incontrato il più grande cambiamento geopolitico dell'intero Mediterraneo, perché Roma era ormai alle porte del mondo greco. Nel 218 a.C. iniziò la seconda guerra punica. Annibale Barca attraversò le Alpi e portò la guerra direttamente in Italia. Roma sembrava essere in difficoltà.
e Filippo V comprese immediatamente che quella poteva essere un'occasione straordinaria. Se Roma fosse stata sconfitta da Cartagine, la Macedonia avrebbe potuto espandere la propria influenza nell'Adriatico e nel mondo greco senza dover temere un intervento romano. Così, Filippo prese una decisione che avrebbe avuto conseguenze enormi. Nel 215 a.C., Filippo V concluse un'alleanza con Annibale. L'obiettivo era semplice: approfittare della guerra tra Roma e Cartagine per rafforzare la posizione macedone. Ma Filippo aveva sottovalutato una cosa: Roma non aveva alcuna intenzione di lasciare che la Macedonia diventasse una minaccia alle proprie spalle, e mentre Annibale combatteva in Italia, Roma aprì un altro fronte, quello macedone. Cominciò così la prima guerra macedonica, combattuta tra il 214 e il 205 a.C., ma fu una guerra molto particolare. Roma non cercò inizialmente di conquistare la Macedonia. Il suo obiettivo era soprattutto impedire a Filippo di espandersi e costringerlo a dividere le proprie risorse. E Roma trovò alleati proprio tra i nemici tradizionali della Macedonia: la Lega Etolica, Pergamo e altre potenze del mondo greco. Filippo riuscì a mantenere il controllo della Macedonia e nel 205 a.C. venne conclusa la pace di Fenice. Roma si ritirò temporaneamente dal conflitto, ma la questione non era affatto risolta, perché Filippo V aveva ormai capito che Roma non era più una potenza lontana. Era entrata direttamente nella politica del Mediterraneo orientale. E qui arriva il punto fondamentale. Per secoli i regni ellenistici si erano combattuti tra di loro. Basta pensare ai Tolomei contro i Seleucidi, i Macedoni contro gli Etoli, Pergamo contro i Seleucidi, il Ponto contro Roma. Ma adesso qualcosa stava cambiando. Roma non era più soltanto uno dei tanti attori del Mediterraneo. Stava diventando l'arbitro. E Filippo V avrebbe presto commesso un altro errore che avrebbe trasformato la Macedonia da grande potenza regionale in uno degli obiettivi principali della Repubblica Romana. Dopo la fine della Seconda Guerra Punica, Roma era ufficialmente vittoriosa. Cartagine era stata sconfitta e Filippo V si trovava davanti a una nuova situazione. Fu allora che entrò in scena un altro grande sovrano ellenistico, Antioco III il Grande, re dell'impero seleucide. Filippo e Antioco decisero di approfittare della debolezza del regno tolemaico per espandere i propri territori, ma le loro conquiste preoccuparono Roma e soprattutto Roma iniziò a presentarsi davanti alle città greche con una nuova idea, non come conquistatrice, ma come liberatrice della Grecia dal dominio macedone. Era una strategia politica straordinariamente efficace. Roma poteva combattere una guerra contro la Macedonia, presentandosi contemporaneamente come la potenza che avrebbe restituito la libertà alle città greche. E così, nel 200 a.C., Roma dichiarò guerra a Filippo V. Era iniziata la seconda guerra macedonica, e questa volta la Macedonia avrebbe scoperto quanto fosse diverso combattere contro Roma rispetto a combattere contro le altre potenze ellenistiche, perché Roma non voleva semplicemente sconfiggere Filippo. Voleva cambiare completamente l'equilibrio politico della Grecia. Nel 200 a.C. Roma dichiarò guerra a Filippo V, ma questa volta la situazione era molto diversa rispetto alla prima guerra macedonica. Roma non era più impegnata contemporaneamente contro Annibale. Cartagine era stata sconfitta. Le legioni romane avevano ormai maturato un'enorme esperienza militare e soprattutto Roma poteva contare su una rete sempre più ampia di alleati nel mondo greco. Filippo invece era relativamente isolato. Il principale punto di forza della Macedonia rimaneva però quello che aveva reso celebri gli eserciti macedoni, fin dai tempi di Filippo II e Alessandro: la falange macedone. Migliaia di soldati schierati in formazioni compatte, armati di lunghe sarisse, una formazione che per secoli aveva dominato i campi di battaglia del Mediterraneo orientale. Ma Roma aveva già imparato che una falange non era invincibile, e presto avrebbe avuto l'occasione di dimostrarlo. A guidare le operazioni romane fu Tito Quinzio Flaminino, e Flaminino comprese perfettamente che non bastava sconfiggere militarmente Filippo. Bisognava anche conquistare politicamente i greci. Roma continuò quindi a presentarsi come la difensora della libertà delle città greche, una scelta
che avrebbe avuto conseguenze enormi, perché sempre più comunità greche iniziarono a vedere Roma non come un invasore, ma come un possibile alleato contro la Macedonia. Per alcuni anni il conflitto rimase incerto. Filippo riuscì a resistere, ma nel 198 a.C. la situazione cambiò. Flaminino riuscì a ottenere l'appoggio della Lega Achea, mentre la posizione di Filippo diventava sempre più difficile. Il sovrano macedone era ormai costretto a combattere contro un'armata molto più ampia, e nel frattempo Roma preparava l'offensiva decisiva. Nel 197 a.C., nella regione della Tessaglia, gli eserciti romano e macedone si incontrarono presso le colline di Cinoscefale. Da una parte l'esercito di Filippo V, dall'altra le legioni di Flaminino, e questa battaglia sarebbe diventata una delle più importanti dell'intera storia militare antica. La falange macedone riuscì inizialmente a ottenere importanti successi. Quando era schierata correttamente su un terreno favorevole, rimaneva una formazione estremamente potente, ma il terreno accidentato di Cinoscefale spezzò la compattezza della falange. Le sue unità finirono separate, ed è proprio in quel momento che le legioni romane poterono sfruttare uno dei loro principali vantaggi: la flessibilità. La battaglia di Cinoscefale viene spesso ricordata come una semplice vittoria delle legioni sulla falange macedone, ma la realtà è più complessa. Non significa che la falange fosse improvvisamente diventata inutile. Significa che, in determinate condizioni, un esercito romano poteva sfruttare la propria capacità di manovra contro una formazione che aveva bisogno di mantenere una coesione estremamente precisa. A Cinoscefale quella coesione venne meno, e quando accadde, Roma ne approfittò. Filippo V fu sconfitto. La guerra era finita. Ma Roma decise di non distruggere la Macedonia. E questa scelta ci porta a uno degli episodi più simbolici dell'intera storia degli Anticonidi. Nel 196 a.C., durante i giochi istmici di Corinto, Flaminino annunciò davanti ai greci una decisione destinata a diventare famosa. Le città greche erano dichiarate libere e autonome. Roma si presentava così come la liberatrice della Grecia. Ma dietro questa proclamazione c'era una realtà molto più complessa. Roma non aveva bisogno di occupare direttamente ogni città. Aveva sconfitto la Macedonia, aveva ottenuto un'enorme influenza politica e ora poteva intervenire negli affari della Grecia come arbitro. Era una nuova forma di potere. Roma non aveva ancora trasformato la Grecia in una provincia, ma il mondo ellenistico aveva appena scoperto qualcosa di fondamentale. Roma poteva sconfiggere un regno ellenistico senza doverlo necessariamente conquistare. Eppure, Filippo V non sarebbe stato l'ultimo Antigonide a sfidare Roma, perché sul trono macedone salì suo figlio, Perseo, e con lui la Macedonia combatté la sua ultima guerra. Nel 179 a.C. Filippo V morì. Sul trono salì suo figlio Perseo. Perseo ereditava un regno molto diverso da quello che suo padre aveva governato all'inizio del secolo. La Macedonia non era più la grande potenza capace di dominare la Grecia. Roma aveva limitato profondamente la sua influenza, ma Perseo cercò di ricostruire il prestigio macedone e soprattutto cercò di recuperare i rapporti con le città greche. Perseo adottò una politica diplomatica molto più prudente rispetto a quella di Filippo. Cercò alleati, rafforzò l'economia del regno, cercò di presentarsi come difensore dell'autonomia delle città greche e per un certo periodo sembrò persino riuscire nel suo progetto. Ma Roma osservava attentamente e qui dobbiamo fermarci un attimo e chiederci: perché Roma era così preoccupata da Perseo? Perseo non voleva costruire un impero, non aveva invaso l'Italia e non possedeva nemmeno la forza militare di Alessandro Magno. Il problema era un altro. Roma aveva ormai costruito una posizione dominante nel Mediterraneo orientale e qualsiasi tentativo della Macedonia di recuperare influenza poteva mettere in discussione quell'equilibrio. In altre parole, Perseo non doveva necessariamente essere una minaccia enorme, doveva semplicemente diventare abbastanza forte da poter essere percepito come una minaccia. E Roma decise di non aspettare. Nel 171 a.C. iniziò la terza guerra macedonica.
Perseo riuscì inizialmente a ottenere alcuni successi e per un momento sembrò che la Macedonia potesse ancora resistere, ma Roma aveva risorse estremamente superiori e soprattutto aveva ormai imparato a combattere contro gli eserciti ellenistici. Il comandante romano fu Lucio Emilio Paolo, un generale esperto, determinato a chiudere definitivamente la questione macedone. Perseo disponeva ancora della tradizionale falange, ma ancora una volta la flessibilità delle legioni romane avrebbe avuto un ruolo decisivo. Il 22 giugno del 168 a.C. gli eserciti si incontrarono presso Pidna, in Macedonia. Da una parte la falange di Perseo, dall'altra le legioni di Emilio Paolo. All'inizio dello scontro, la falange macedone sembrò ancora una volta quasi inarrestabile. I romani ebbero difficoltà a penetrare la formazione, ma quando il terreno irregolare iniziò a creare degli spazi tra le unità della falange, le legioni entrarono in quelle aperture e una volta che i soldati romani riuscirono a combattere in formazioni più piccole e flessibili, la gigantesca linea macedone perse il proprio principale vantaggio. La battaglia fu un disastro per Perseo. Migliaia di soldati macedoni morirono. L'esercito venne distrutto. Perseo fuggì, ma alla fine si arrese a Roma. Pidna non fu soltanto una battaglia, fu uno spartiacque. Per secoli la Macedonia fu una delle principali potenze del Mediterraneo orientale, la terra da cui erano partiti Filippo II e Alessandro Magno, la patria della falange che avrebbe conquistato l'Asia. Ora invece quella stessa tradizione militare era stata sconfitta dalle legioni romane e Roma non aveva più bisogno di fingere che il suo ruolo fosse quello di semplice arbitro. La Macedonia era ormai nelle sue mani. Perseo venne portato a Roma come prigioniero e la monarchia antigonide fu abolita. La Macedonia venne divisa in 4 repubbliche, formalmente autonome ma sottoposte all'influenza romana, e per un momento sembrò che la storia delle Antigonidi fosse finita. Ma non era ancora così, perché appena pochi anni dopo la Macedonia avrebbe conosciuto un'ultima, disperata ribellione, e questa volta Roma avrebbe deciso di non lasciare più spazio a nessuna monarchia macedone. Dopo la sconfitta di Perseo a Pidna nel 168 a.C., la monarchia antigonide era stata abolita. La Macedonia venne divisa in 4 repubbliche separate, formalmente autonome ma sottoposte alla tutela di Roma. Per la prima volta dopo secoli non c'era più un re macedone. Eppure Roma aveva commesso un errore. Aveva sconfitto la monarchia, ma non aveva cancellato il desiderio di restaurarla. Nel 149 a.C. comparve in Macedonia un uomo che sosteneva di essere Filippo, figlio di Perseo. La sua vera identità è ancora discussa dalle fonti, ma passerà alla storia con il nome di Andrisco, e la sua pretesa era semplice: restaurare la monarchia macedone. Andrisco riuscì a raccogliere sostenitori e a ottenere anche l'appoggio di alcuni gruppi provenienti dalla Tracia. In poco tempo conquistò una parte significativa della Macedonia. Roma però reagì. Nel 148 a.C. Roma inviò contro di lui il pretore Quinto Cecilio Metello. Andrisco venne sconfitto nella seconda battaglia di Pidna. Fuggì in Tracia, ma alla fine fu catturato e consegnato ai Romani. La sua ribellione era terminata e questa volta Roma prese una decisione definitiva. La Macedonia non sarebbe più stata una monarchia, ma soprattutto non sarebbe più stata una terra semplicemente lasciata sotto l'influenza romana. Nel 148 a.C. la Macedonia divenne una provincia romana. Era una svolta enorme, perché Roma aveva finalmente trasformato il cuore dell'antico regno macedone in parte integrante del territorio della Repubblica, e 2 anni dopo arrivò un altro evento fondamentale. Nel 146 a.C. Roma distrusse Corinto dopo la guerra contro la Lega Achea. La Grecia venne definitivamente sottoposta al dominio romano. In meno di 25 anni, Roma era passata dalla vittoria su Perseo alla trasformazione della Macedonia in provincia e alla sottomissione politica della Grecia. E qui la storia degli Antigonidi si conclude. Ma attenzione, la fine della dinastia non significò la fine della cultura macedone, non significò la fine della cultura greca
e non significò nemmeno la fine dell'ellenismo. Anzi, in un certo senso, accadde qualcosa di molto più complesso. La storia degli Antigonidi ci lascia una domanda. Come può la dinastia che governava la patria di Alessandro Magno essere sconfitta dalla potenza che pochi decenni dopo avrebbe governato tutto il Mediterraneo? La risposta non sta in una singola battaglia e non sta nemmeno nella presunta superiorità assoluta delle legioni sulla falange. La storia è molto più complessa. La Macedonia degli Antigonidi era una potenza regionale, aveva un esercito formidabile, aveva una tradizione militare prestigiosa, aveva ancora un'enorme influenza culturale, ma Roma possedeva qualcosa che i regni ellenistici, presi singolarmente, facevano sempre più fatica a possedere: la capacità di mobilitare risorse enormi per guerre successive, costruendo una rete di alleanze e trasformando progressivamente le proprie vittorie militari in controllo politico. Roma poteva perdere una battaglia e tornare a combattere. Poteva cambiare comandante, poteva cambiare strategia, poteva assorbire nuovi territori e trasformarli in nuove risorse, e soprattutto poteva aspettare. Ed è qui che dobbiamo tornare all'inizio del nostro viaggio. Dopo la morte di Alessandro Magno, il suo impero si frantumò, ma quella frammentazione non significò la scomparsa della sua eredità. Al contrario, per secoli, il mondo mediterraneo e vicino orientale fu trasformato dalla nascita dei regni ellenistici. In Egitto, i Tolomei costruirono uno dei regni più ricchi e longevi dell'antichità. I Seleucidi governarono territori immensi, dalla Siria fino alle regioni dell'Asia centrale. I Parti ereditarono e trasformarono una parte dell'antico spazio iranico, diventando uno dei più grandi rivali di Roma. In Battriana, la cultura greca arrivò fino ai confini dell'India e si fuse con tradizioni completamente diverse. A Pergamo, arte, architettura e cultura trasformarono una piccola potenza dell'Asia minore in uno dei grandi centri dell'ellenismo. Nel Ponto, Mitridate VI arrivò a sfidare direttamente Roma. E infine, la Macedonia degli Antigonidi, la patria di Alessandro, l'ultimo grande baluardo della tradizione macedone in Grecia. E tutti questi regni erano diversi. Avevano istituzioni diverse, eserciti diversi, popolazioni diverse, religioni diverse, ma condividevano qualcosa: la lingua greca, le città, le istituzioni monarchiche, la cultura ellenistica, le reti commerciali e soprattutto una parte dell'eredità lasciata da Alessandro. Ed è forse questa la parte più ironica della storia. Alessandro Magno non riuscì a costruire un impero destinato a sopravvivere intatto. Morì giovane e il suo impero si frantumò. I suoi generali si combatterono. Dinastie nacquero e morirono, ma l'uomo scomparve e il mondo che aveva contribuito a creare continuò a vivere per quasi 3 secoli. Il greco divenne una delle principali lingue della politica e della cultura nel Mediterraneo orientale. Le città ellenistiche si diffusero dall'Egitto fino all'Asia centrale. La filosofia greca entrò in contatto con culture lontanissime. L'arte cambiò, la scienza cambiò, la politica cambiò. E persino Roma, quando conquistò il mondo greco, non distrusse semplicemente quella cultura, la assorbì. I Romani conquistarono la Grecia, ma finirono anche per essere conquistati dalla sua cultura. Le statue greche entrarono nelle ville romane, i filosofi greci arrivarono a Roma, la lingua greca continuò a essere utilizzata nell'Oriente romano e l'ellenismo non scomparve, si trasformò. E allora forse la domanda con cui abbiamo iniziato questa miniserie può avere una risposta. Che cosa rimase davvero dell'impero di Alessandro Magno? Non rimase un unico regno, non rimase una dinastia universale, non rimase nemmeno una Macedonia dominante per sempre. Rimase un qualcosa di molto più difficile da distruggere, una cultura nuova, un mondo fatto di città, lingue, idee, commerci e popolazioni che per secoli continuarono a mescolarsi. E proprio mentre i regni successori cadevano uno dopo l'altro, la loro eredità continuava a sopravvivere. Gli Antigonidi furono gli ultimi a cadere, ma non furono gli ultimi a lasciare un'eredità, perché quando Roma conquistò la Macedonia, l'Egitto, la Siria, l'Asia Minore e infine gran parte del Mediterraneo orientale, non cancellò il mondo ellenistico, lo trasformò nel mondo romano,
E quella trasformazione avrebbe cambiato la storia dell'umanità. E con la caduta della Macedonia degli Antigonidi si conclude il nostro viaggio attraverso i regni successori di Alessandro Magno. Abbiamo seguito le loro guerre, le loro dinastie, le loro città e le loro culture. Ma soprattutto abbiamo visto che dopo la morte di un solo uomo, il mondo non sia tornato semplicemente a quello che era prima. Alessandro era morto, il suo impero era scomparso, la sua eredità invece era appena cominciata. E da qui Polis continuerà il suo viaggio nella storia, perché la storia di Alessandro Magno e del mondo ellenistico sono semplicemente una parte di una storia molto più grande, la storia dell'umanità.